A pochi giorni dalla presentazione dell'ultima annata di Maranello, la Ferrari F80, ho finalmente chiaro il mio personale pensiero su questa meravigliosa hypercar. Partiamo con ciò che è insindacabile, è un mostro di potenza e prestazioni. Il propulsore scelto è niente meno che un 3000 V6 biturbo strettamente derivato da quella della 499P vittoriosa Le Mans, capace di 900 cavalli, 300 cavalli litro e 850 Nm di coppia, con limitatore a 9200 giri al minuto. Ad aiutarlo 3 motori elettrici, 2 sull'asse anteriore e un'unità MGUK al posteriore, che aggiungono altri 300 cavalli, portando il totale a 1200 cavalli tondi tondi. 0 a 100 in 2.15 secondi, 0 a 200 in 5.75 secondi, oltre 350 km/h di velocità massima. Fino a qui, tutto bene, o quasi. La scelta del V6, il problema ideologico alla fine sta tutto lì. Se ci voltiamo, osserviamo una dinastia di cavalli di razza che dura dal 1984. 288 GTO, F40, F50, Enzo, la Ferrari. Mostri sacri sia della casa di Maranello che del panorama automobilistico mondiale. Auto che non vanno spiegate, le nomini e anche il meno esperto sa di cosa stiamo parlando. Quando si deve proseguire un percorso del genere è facile incappare in feroci critiche, qui infatti impazza lo scontro, sulla scelta del motopropulsore. Perché non il V12? Perché i tempi sono cambiati e almeno per quanto mi riguarda non è una cosa buona. Non è una cosa buona perché in quanto mostro sacro, in quanto oggetto del desiderio di chiunque, in quanto divinità su ruote, poteva anche permettersi di non seguire la filosofia attuale impiegata nel mondo delle corse. Alla fine il V6 biturbo finisce anche nell'F80 perché si inseguono le performance più pure ed eccellenti. Non fa nulla se delle 799 prodotte e già vendute a 3 milioni e 6 l'una, forse una verrà spremuta a dovere per capire quanto può andare forte, quanto può annichilire la concorrenza, quanto può essere leggendaria nelle mani di un driver comune, tra virgolette. Ferrari ha comunque deciso di puntare tutto sui numeri e sulla logica, eliminando il sentimento che spesso però è l'unica cosa che conta. Interesserà mai al milionario di turno quanto faccia sullo 0 a 200 km/h? No, non se ne vanterà al bar perché al bar nemmeno ci va, gli basterà solo dire ai suoi compari di avere un F80 in garage e via ai fiumi di champagne. E allora sì, Ferrari doveva ficcarci il V12 aspirato sacrificando i tempi sul giro, i numeroni sulla brochure ed evitare di menarsela con i competitors. Alla fine sta tutto qui, non hanno abbassato la testa, scontentando tutti gli appassionati che tanto avrebbero bramato, me per primo, sentire quell'urlo rabbioso del fondo scala, perché se si guidano auto di un certo tipo le statistiche non interessano minimamente, conta l'esperienza e con un V12 è pura estasi. Perdonate il polpettone, ma la cosa andava esaminata con cognizione di causa, non per nulla mi sono preso qualche giorno per riflettere, il cavallino fa anche questo effetto. Passiamo all'altro cruccio della questione, l'estetica, perché sì, chi ammira le Ferrari per lo più passa la vita a guardarle e riproporre quel fascione nero alla base del cofano anteriore dopo averlo svelato sulla 12 cilindri, tra parentesi macchina della Madonna sulla quale nessuno, e guarda a volte il caso, ha avuto da ridire, è stato controproducente. È un dettaglio troppo recente, già visto, che finisce per l'essere ripetitivo. Si è letto infatti di design riciclati sia dalla 12 cilindri che dall'SP3 Daytona, e come dar torto all'opinione pubblica quando la cosa è, ahimè, lampante. Avrebbero potuto farla più aggressiva, avrebbero potuto evitare soluzioni già viste di recente e avrebbero potuto piazzare là dietro il meraviglioso V12 Ferrari. Avrebbero, e invece no. Perché Ferrari divide sempre, non accontenta mai tutti e sceglie sempre di seguire la strada delle prestazioni di primissimo livello quando si tratta di modelli del genere. Pazienza se il grande pubblico oggi ha migliaia di informazioni, ha Photoshop per rielaborare le immagini ufficiali e con la propria Tesla può eguagliare lo stesso 0 a 100. Pazienza, Ferrari guarda avanti e quando avremo avuto il tempo di digerire le nostre personali delusioni, l'F80 saprà appagarci e darci le solite emozioni palpitanti.